I was breathless, my heart restless. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came, you made me see the weight I put on me was too much. Buongiorno ragazzi, siamo ad agosto ma non ci fermiamo e oggi siamo col KTM Super Duke 1290R e lo andremo a testare. Una delle naked più potenti sul mercato, sicuramente la più ignorante, o comunque si posiziona tra le più ignoranti in termini di estetica e in termini di potenza, rapporto peso-potenza. È veramente una delle moto più ignoranti che abbia mai guidato. Si parla di 177 cavalli, 141 Nm di coppia per un peso di soli 190 kg. E adesso ve ne continuerò a parlare durante la guida. Però, visto che siamo su questo bel viale, direi di fare una prova di accelerazione e una prova di frenata, magari sia con i controlli attivi sia con i controlli disattivati. Prima di procedere alla partenza vi faccio vedere il display TFT completamente digitale. All'accensione basta premere questo tasto perché abbiamo la chiave in tasca. Qua abbiamo il numero di giri, benzina, temperatura del motore, modalità, chilometri, temperatura e qua i chilometri orari ovviamente, e in alto a destra le marce. Per entrare nel menu, come sul 790, premiamo Set. La modalità di guida potrà essere settata in 3 diverse posizioni, come vedete: Sport, Street e Rain. Questo andrà a incidere sull'erogazione del motore, che da Sport, quella più aggressiva, e quindi quello che diamo sulla manopola verrà dato direttamente alla farfalla, mentre Street e Rain verrà modulata e quindi resa più dolce. Andrà anche a incidere su un po' sul controllo di trazione, quindi su Sport ti concederà leggermente una derapata in uscita di curva, una leggera alzata della ruota anteriore, mentre su Street e Rain sarà un po' più obbligata, diciamo, a una guida più stradale. Poi abbiamo l'MTC e quindi il controllo della trazione e l'ABS. Inoltre viene misurata anche la pressione dei pneumatici, che adesso vedo l'anteriore è un po' alta, ci avvisa nel caso in cui la pressione dei pneumatici sia troppo bassa o troppo alta. E adesso procediamo all'accensione. Allora ragazzi, farei un test di accelerazione. Adesso siamo in modalità sport ma abbiamo i controlli attivi. Avete visto, con i controlli attivi possiamo tenere il gas spalancato senza che la moto si impegni, o comunque inizia praticamente a planare, si solleva leggermente l'anteriore ma rimane a terra. Mentre se andiamo a disattivare i controlli, guardate come cambia la situazione. Guida molto più divertente, però meno funzionale, perché se si vuole fare una partenza in questo caso non si riesce praticamente a accelerare perché la moto sta costantemente in impennata, mentre con i controlli attivi devo dire che si riesce a sparare tutta la potenza. Adesso una prova di frenata. Come avete potuto sentire, la frenata è veramente incisiva, vanno praticamente a fischiare le gomme anche con l'ABS, però funziona perfettamente. Guardate a 50 in quanto spazio si ferma, veramente 1 metro praticamente, quindi una frenata veramente potente. Giustamente su questa moto ci vogliono dei freni del genere. Abbiamo un doppio disco anteriore da 320 mm con 2 pinze M50 della Brembo, 4 pistoncini. Adesso direi di andare a fare 2 curve, faremo un piccolo tratto di superstrada e quindi andremo a provare anche il cruise control. Allora, già il fatto che la GoPro non si sia staccata è qualcosa, perché
veramente accelerazione e frenata potentissimi. Infatti la GoPro si è un po' inclinata in avanti per la frenata addirittura. Ok, siamo entrati in superstrada, adesso vi farò vedere come andiamo ad attivare il cruise control. Vi ricordo che il limite qua in superstrada è di 90 km/h, quindi adesso lo imposteremo così, in modo da non avere problemi con gli autovelox, perché di solito il cruise control viene utilizzato per viaggi lunghi, quindi solitamente in autostrada dove si può fare 130 si imposta 130 e uno va tranquillo 2-3 ore, perché vi posso assicurare che mantenere forza tutto il tempo sulla manopola destra può essere faticoso nelle lunghe distanze. Raggiungiamo la velocità ottimale, cioè quella che vogliamo mantenere, andiamo a premere questo tasto verso sinistra, premiamo verso il basso. Come vedete qua si imposta la velocità che vogliamo mantenere, che possiamo aumentare premendo verso l'alto 1 km/h alla volta e scendere verso il basso 1 km/h alla volta, e la moto si adeguerà di conseguenza. Come vedete adesso abbiamo impostato 90 km/h e la moto procede a 90 km/h. Al momento che noi andiamo a toccare uno dei due freni, come vedete si disattiva. Ragazzi, avevo la GoPro spenta, ma penso di aver appena preso un uccellino, cioè mi è passato davanti, credo di averlo colpito, quindi credo sia morto. Allora, dopo aver fatto un po' di chilometri posso dirvi che la seduta è veramente comoda, la parte diciamo della sella e quindi del sedere non si affatica quasi per niente. La posizione della schiena è solo leggermente sporta in avanti, quindi comunque non affatica la schiena. L'unica parte un po' di fatica diciamo è l'impatto con il vento, perché ovviamente non abbiamo una grossa copertura, anzi non abbiamo nessuna copertura, anche se io comunque ci sono molto abituato avendo un motard che è scoperto, però ovviamente non raggiunge le velocità che raggiunge questa moto. La moto, anche se ha 177 cavalli, bicilindrico a V e una grande coppia, è comunque una moto molto gestibile. Se si mette bassa di giri, per esempio adesso in quinta, è comunque molto elastica e quindi diciamo si può utilizzare sia in una conformazione sportiva che in una conformazione un po' più tranquilla, rilassata, anche per diciamo una guida più turistica. Nell'ultimo periodo ho provato molte naked sui 900, 1000 di cilindrata, e devo dire che molte di queste, non tutte, ma alcune danno una sensazione di pesantezza quando si arriva alle curve, finché magari non si prende una confidenza con la ciclistica della moto, mentre col 1290 devo dire che mi sono trovato bene fin da subito, e questa è una sensazione che ho con praticamente quasi tutte le KTM che sono andato a provare. Questa, pur essendo un 1300 di cilindrata, mi ha dato confidenza comunque immediata. Cambio di traiettoria rapido, anteriore veramente preciso, traction control e ABS che lavorano veramente bene. Per quanto riguarda il reparto delle sospensioni, abbiamo una forcella anteriore con 125 mm di escursione e il posteriore 156 mm di escursione. Avendo un motore molto potente, bicilindrico, e essendo molto leggera, appena si va ad aprire il gas si sente l'anteriore che si scarica completamente. Questo all'inizio può far sembrare che la moto sia instabile, nel senso che si sente l'anteriore che si muove, ma in realtà è tutto calcolato su questa moto. Ovviamente al massimo si ha quell'effetto di uscita alla Marc Marquez dalle curve, in cui l'anteriore tende diciamo a spostarsi dalla sua traiettoria, ma che in realtà si riandrà a posizionare perfettamente praticamente da solo.
Vorrei ringraziare ancora una volta Ferrando Motor che mi ha dato l'opportunità di provare questa moto. Con loro ho fatto già il test del 790 e del 1290 Adventure, quindi se li volete vedere sono sul canale. Il sound di questa moto è veramente bello già da originale. Ovviamente se si va a inserire una Krapovic completo con relativa mappatura eccetera si arriva sui 190 cavalli e abbiamo un sound da paura, anche se devo dire che spesso i sound originali tramite GoPro non rendono molto bene, perché già non rendono quelli modificati, però comunque quelli modificati si sentono veramente bene, mentre quelli originali a volte sembrano un po' silenziosi, ma posso garantirvi che questo non lo è. Per quanto riguarda i consumi, adesso che abbiamo fatto un po' di chilometri possiamo andare a vedere tramite il display TFT, comunque ci segna il consumo medio. In questo momento siamo a 6 litri per 100 km, quindi all'incirca credo 17 km al litro, che comunque per una moto così sportiva e potente, che comunque abbiamo utilizzato sempre in configurazione sport, non mi sembrano comunque tanti. Voglio effettuare una prova della moto, diciamo in guida, non sul rettilineo, disattivando i relativi controlli di trazione, per capire quanto è governabile la moto senza appunto questi controlli. Proviamo l'apertura. È praticamente quasi inutilizzabile su strada questa moto, perché veramente è qualcosa di troppo. Guardate l'apertura. Questo è quello che succede quando si va a disattivare i controlli su un Super Duke 1290. Adesso mi è rimasto soltanto un dubbio: essendo una moto così potente, prestante e cattiva, come si comporta nelle impennate d'equilibrio? E quindi siamo venuti qua un attimo per provare, perché volevo togliermi questo dubbio. Ok, sono riuscito a stare un po' più alto. Stando più alto stavo trovando un punto di equilibrio in cui non serviva accelerare più di tanto, quindi diciamo che con un po' di allenamento ci si può riuscire a mantenerla su una ruota anche per lunghe distanze senza accelerare più di tanto. Bene ragazzi, dopo questi ultimi test direi che è arrivato il momento di tornare a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la moto vi sia piaciuta. Ovviamente se avete altre domande oltre alle cose che vi ho detto nel video potete commentare e come sempre risponderò a tutti. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Bello ragazzi!